Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la masterclass di Microsoft Access. Quest'oggi andremo a vedere come lanciare praticamente attraverso una funzione di Microsoft Access, andremo a lanciare una macro di un file Excel esterno appunto alla nostra piattaforma, al nostro software. Vedremo due soluzioni, una versione standard che ci permette di lanciare il file con uno script contenuto completamente all'interno di Access. Questa soluzione ci permette di lanciare i file in modo sequenziale, quindi quando noi lanciamo un codice, ok, un file Excel, lanciamo una macro di Excel, il codice si trasferirà, l'esecuzione del codice si trasferirà da questo file al file Excel. Quando il file Excel avrà terminato, ritornerà di qui e praticamente poi andrà a terminare, possiamo andare a fare altri lanci se dobbiamo lanciare più file. Invece l'altra è con il Visual Basic Script, che è quella che un po' io più preferisco, perché ci permette di parallelizzare i file, perché apre più madri di Excel che possono lavorare in contemporanea senza darsi fastidio. E però lo svantaggio qual è? Che dobbiamo creare dei file esterni Visual Basic Script. E qua vediamo anche un sistemino per passare dei parametri da Microsoft Access al Visual Basic Script in modo da riciclare sempre un file di configurazione senza farne tanti se dobbiamo lanciare più file Excel. E però vedremo anche come passare poi i parametri dal Visual Basic Script ad Excel, quindi da Access potremo passare dei parametri alla funzione di Excel. Allora partiamo dalla prima, la più semplice. Perché questo codice che vedete qua funzioni, è fondamentale che attiviate la libreria che poi permette l'esecuzione di questi script. Quindi col linguaggio standard del nostro Access non è sufficiente, dobbiamo aggiungere delle librerie. Come si fa? Si va nel menu strumenti, riferimenti e qui dovete cercare la libreria Microsoft Excel 16 Object Library. Se noi adesso l'ho disattivata, rientriamo e ci premo M, ok, sta molto prima, lui mi porta giù e poi la cerco molto velocemente. Eccola qua, l'attiviamo e facciamo ok. Ok, una volta che l'abbiamo attivata, il codice che è sotto ovviamente funzionerà. Come funziona questo codice? Allora, dobbiamo aprire una variabile di tipo oggetto, quindi o Excel, lo potete chiamare come volete, la variabile non è un problema. Fatela corta perché dopo la dovete richiamare tante volte. Quindi facciamo una variabile di tipo oggetto, poi mettiamo in false gli avvisi in modo che se dici premere sì da qualche parte lui preme sempre sì, questo è importante. E poi gli diciamo guarda setta questa variabile qua di tipo oggetto e cosa gli diciamo uguale a crea oggetto. Che tipo di oggetto creiamo? Creiamo un'applicazione di Excel. Quindi se noi andiamo già a eseguire questo codice qua, facciamo un bel F8, F8, F8. Quando io faccio F8 qui, vedete adesso non c'è niente, se faccio un bel F8 qua, praticamente ecco che è comparso il nostro file Excel. Però vedete che è chiuso, io cioè chiuso, non lo vedo, è in macchina in virtuale. Se lo voglio rendere visibile è importante, perché se poi lanciate il codice, la macro dentro Excel e per qualche motivo va in errore, non avete modo di vedere che errore sta accadendo. Lo vedete qua fermo, non sapete che cosa sta succedendo. Quindi io tendenzialmente lo rendo anche visibile in modo che succede qualcosa posso vedere che cosa sta facendo. Quindi o Excel, richiamo sempre il nome della mia variabile oggetto, ci mette la proprietà punto visibile uguale a true. Ok, di default è sempre false, quindi se faccio ok vedete si è aperta, lampeggiato, eccolo qua. Quindi con le prime due righette abbiamo aperto Excel senza niente, però adesso dobbiamo dirgli apri il file specifico che ci interessa. Quindi qui che cosa si fa? Si fa un bel sempre o Excel, è sempre importante richiamare per ogni passaggio la variabile o Excel. Se andate in giro in internet quasi tutti la dichiarano all'inizio e poi basta, perché fino a qualche tempo fa era autodichiarante. Adesso con Microsoft 365 è diventato un po' tutto più delicato e vuole e pretende che il codice venga scritto con più accuratezza, altrimenti non funziona e vi crea dei problemi. Quindi anche qua facciamo o Excel, quindi punto workbooks open, poi gli diciamo un bel spazio, file name, due punti uguale e dentro alle virgolette ci mettiamo il percorso completo, ok? E il nome del nostro file Excel, punto la sua estensione. Vi ricordo che XLSX non permette l'esecuzione di codice, dovete avere attivazioni macro, quindi XLSM, oppure binaria XLSB, che è il formato che io consiglio di utilizzare sempre, perché secondo me è quello un po' più ottimizzato. Ok, fatta sta cosa qua, se io faccio un bel F8 e guardiamo che cosa è successo all'interno del nostro file Excel, vedete che non è più solo l'applicazione, ma c'è anche il nostro file Excel.
Perfetto, abbiamo aperto il nostro report, non ci resta che avviare la nostra macro. Quindi come si fa? Sempre oexcel.application_run. Con application_run possiamo lanciare le macro dentro questo oggetto, ok? O Excel, che è l'applicazione Excel. Questo è il nome della macro. Vediamo che cosa c'è dentro alla macro, molto velocemente. Eccola qua, aggiorna Excel. Dovete fare delle sub, no function. Se fate delle function non funziona l'avvio della macro, devono essere delle sub. Quindi qua gli faccio un refresh del report e poi faccio comparire un messaggio per far vedere che ha funzionato. Poi eventualmente voi ci mettete anche l'activeworkbook.save, così si salva il file. Perfetto, andiamo ad eseguirlo. Facciamo un bel F8. Vedete che passa ad Excel, facciamo F8, F8, ok? E in Access vedete che non c'è più nessuna righetta gialla perché il cursore è passato di qua. Quindi Access è in attesa che Excel rilasci, finisca il suo codice per poi ritornare qua e proseguire dal passaggio successivo. Quindi lui esegue tutto qua, ok? Faccio F8, ok, ecco qua mi dà il messaggio, connessione aggiornata. Ok, io arrivo all'end sub e ecco che ritorna di qua. Però l'Excel ovviamente è ancora aperto, non lo dovete chiudere da qua, potete farlo anche qui, però non è il massimo, è meglio farlo tramite Access. Quindi come si fa a chiudere l'Excel? Vedete che l'Excel è qui, facciamo oexcel.quit, perfetto, così noi lo abbiamo quittato. Però qui effettivamente apparentemente lo abbiamo quittato, ma se noi guardiamo nel Task Manager, nella scheda dettagli, vediamo che Excel in realtà è ancora aperto, il nostro file è aperto. Quindi tant'è che se poi qui facessimo un altro codice per andare a aprire un altro file si impallerebbe tutto perché trova già un'istanza aperta, ok? Quindi è sempre molto importante andare a dichiarare anche la chiusura della nostra variabile oggetto. E come si fa? Fa un bel set, la riconfiguriamo o Excel e diciamo guarda, non voglio che sia più aperta sull'applicazione Excel, gli dico nothing. Quindi se faccio un bel F8, lui praticamente mi termina l'Excel e effettivamente qui sì ha buttato giù l'Excel, ma non prima, ok? Non basta il quit. E comunque non basta fare solo il nothing, bisogna fare prima il quit e poi il nothing. Questa è la procedura corretta. Anche questa, se cercate poi in internet, può essere che non la specifichino sempre, perché anche prima era autodichiarante, bastava fare il quit e bastava. Ora è tutto un po' più sensibile. Quindi F8, ecco che abbiamo terminato. Andiamo a vedere la funzioncina con il Visual Basic Script, che è un po' più carina, anche se è un po' più sofisticata. Allora, che cosa vado a fare praticamente? Sempre il display error false uguale a false, quindi set warnings uguale a false, dichiaro la variabile percorso e definisco dove si trovano i miei file. In questo caso ne faccio uno solo perché ho il Visual Basic Script dentro la stessa cartella e anche il file Excel è dentro la stessa cartella. Dove sia il nostro database access non ha importanza, sia nel caso standard che con questo con il VBS, perché è lui che lancia le cose. Quindi, qui che cosa faccio? Devo fare un bel shell. Che cos'è shell vs script? Praticamente è come se io andassi qua, facessi un bel cmd e apro il prompt dei comandi di Windows. E qui che cosa vado a farci? Praticamente ci metto il percorso, quindi questo percorso qua, e poi gli dico, guarda, mettimi anche questo nome qua, che è il nome del file.vbs, quindi è come se scrivessi il percorso qua, nome file.vbs, e premo invio. Quindi questa operazione qua, shell vbscript, attenzione che qua c'è uno spazio importantissimo, tra un comando e l'altro quando fate uno shell, bisogna sempre mettere uno spazio, questo spazio qua, percorso invece qui è concatenato, ok, che è questo, è come se qui appunto passassi appunto questo testo qua, ok? E qui ci metto il file VBS, quindi passo il percorso più il file VBS. Vediamo che cosa succede. Praticamente io lo lancio, faccio un F8, si è aperto l'Excel, mi fa il messaggio di prima. Ecco che con due righette in Access abbiamo fatto la stessa operatività che abbiamo fatto qua con più righette. E la cosa bella è che qui io potrei dirgli anche questa cosa qua. Ne devo lanciare tanti? Faccio così. Devo lanciare il file Excel 1, 2 e 3, ok? E poi mi faccio 3 VBS, quindi lui mi lancerebbe questi 3 file qua in parallelo simultaneamente perché il cursore viene praticamente sempre rilasciato, ok? Non sta ad aspettare che Excel finisca. Ok, questo è il sistema standard. Vediamo un attimino come si compila il VBS. Si va praticamente sulla falsariga dello standard, è un po' similare, quindi andiamo nella nostra cartella di lavoro, facciamo un bel tasto destro, nuovo e facciamo documento di testo. Fatta sta cosa gli diamo il nome che vogliamo e qui dobbiamo cambiare l'estensione DAC.txt, ci scriviamo VBS. Facciamo un bel invio e qua ci dice di modificare l'estensione sì. Vedete che cambia anche l'iconcina. Se non vedete le estensioni, si va nel menu
visualizza, e qua si preme estensioni nomi file. Se lo tolgo vedete che spariscono le estensioni. Se lo metto compaiono. Perfetto. Quando abbiamo fatto il nostro file, facciamo un bel destro nel nostro file, facciamo modifica, non apri, perché altrimenti eseguiamo il codice che c'è dentro l'Excel. Se io vengo qua e faccio doppio clic, vedete che è partito praticamente il file Excel, ok? Quindi l'Access non fa altro che andare qui e fare doppio clic a questo file, praticamente. Quindi tasto destro modifica, se avete Notepad++, che ve lo consiglio, fate Edit with Notepad++, così avete anche i colori. Allora, qui che cosa facciamo? Sulla falsariga di quello che abbiamo fatto con la funzione standard, dobbiamo andare a scrivere con il linguaggio Visual Basic, quindi qua faccio un bel set o Excel create object Excel application, quindi questo aprirà il nostro Excel. Excel visibile mi rende visibile il nostro file Excel. O Excel workbooks.open, anche qua tutto uguale, ci mettiamo il file, percorso nome file del nostro file Excel, poi facciamo una virgola e ci scriviamo true. Allora, se io ci metto true, apro i file in sola lettura. Ecco un altro plus che mi dà il Visual Basic Script rispetto alla funzione standard. Se ci metto false, io apro il file in scrittura, quindi se io apro il file e faccio un salvataggio, lo posso salvare. Se ci metto true, ok, non posso sovrascrivere il file che ho aperto. Io di solito metto true perché apro il file master, che è sempre protetto da password, lo apro in sola lettura, ok, lo aggiorno, eseguo tutto e poi faccio dal file Excel un salva con nome su una directory pubblica dove gli utenti leggono appunto il file. Così il file master è sempre salvo da qualsiasi incidente che può succedere aprendo i file, perché apri, chiudi, può succedere che succeda qualcosa appunto che scassa il file. Aprendolo in sola lettura il master, siete sempre tranquilli che non si può scassare appunto il file. Quindi questa è una tecnica mia. Comunque voi mettete false se volete aprire il master, lavorare sul master e salvare sul master. Dopodiché mettiamo o Excel al posto di application run ci mettiamo run e basta, e mettiamo il nome della macchina che vogliamo eseguire, poi anche qua o Excel quit e poi facciamo set Excel nothing, così chiudiamo effettivamente bene il nostro Excel. Questa sul Visual Basic Script possiamo anche ometterla, però se siamo bravi insomma la scriviamo, perché comunque lo autochiude quando si termina il file PS. Perfetto, allora questa è la prima routine. La seconda che cosa fa? Ci passa appunto dei parametri. Io qua faccio variabile 1, variabile 2. Quindi qua definisco appunto la variabile di dov'è il nostro file Excel e qua passo un parametro ad Excel, tant'è che poi io potrei fare anche questa cosa qua, no? Se voglio lanciare più file Excel. Ad esempio, vedete, io potrei dirgli pat, ok, faccio questa cosa qua e gli dico questo è l'1 e questo è il file 2. Ok, interrompiamolo un attimo. Questo è il file 1 e questo è il file 2. Quindi lui che cosa farà? Mi lancerà questo file qua, ok, il Visual Basic Script riceverà questo parametro di lanciare il file 1 ed è questo nome qua, si chiama così il Visual Basic Script. Poi io cambio la variabile e gli metto, guarda, aprimi il file 2, però il Visual Basic Script è sempre lo stesso, non vado a crearne tanti come vedevamo nel precedente passaggio. Ne riciclo sempre uno, così ho la mia cartella più pulita e è più facile mantenerla perché gestisco appunto i parametri da qua. Allora, vediamo come funziona questo passaggio di parametri. Una cosa importante, vi ho detto, ogni volta che fate shell, ogni comando si dà con uno spazio. Quindi se nel percorso voi avete uno spazio, tipo avete il percorso e qui c'è uno spazio, non funziona. Importantissimo, quando programmate o state iniziando a programmare, abituatevi immediatamente a non creare cartelle con gli spazi. Utilizzate gli underscore, ma non utilizzate gli spazi perché è un carattere che alcuni linguaggi lo utilizzano e ha un significato. Quindi i percorsi delle folder non devono mai contenere spazi, altrimenti questo sistemino qua che vi sto facendo vedere adesso non lo potete utilizzare, se non facendo qualche magheggio. Allora, quindi cosa facciamo? Variabile 1, variabile 2, poi sempre shell script, qua ci metto sempre il percorso, il mio file Visual Basic Script, poi qua attenzione c'è uno spazio perché devo passare il parametro 1, poi concateno e faccio un altro spazio perché passo il parametro 2, come vi dicevo, tra un comando e l'altro sempre uno spazio. Ok, quindi passo i due parametri al Visual Basic Script. Vediamo praticamente che cosa succede, come si compila il Visual Basic Script. Eccolo qua.
c'è un bel tasto destro, Edit with Notepad, e eccolo qua. Allora come si fa? Praticamente io dichiaro dim argomenti obj e dentro qua ci sono tutte e due le variabili che io ho passato da access, quindi le devo andare a scomporre, quindi dichiaro la variabile 1 path, la variabile 2 parametro. L'ho fatto di proposito, vedete che qui è path e qua è par. Qui ve l'ho chiamato in modo diverso, cioè le variabili quando passate da un sistema da un sistema a un altro non serve che si chiamino uguali al sistema origine, potete anche cambiarle di nome, non ha importanza, tendenzialmente si usa sempre lo stesso nome per coerenza, però se dovete cambiare nome non c'è nessun problema. Quindi qua che cosa facciamo? Facciamo un bel set argomenti VBScript arguments, così li apriamo, leggiamo i parametri che arriva dal nostro file access e poi definiamo queste due variabili qua all'interno del Visual Basic Script. Path argomento obj 0, quindi è il primo, ok, lo 0 è il primo parametro, e quando uso appunto l'1 è il secondo. Se ne avessi 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, sempre meno 1, diciamo, rispetto a come pensiamo. Dopodiché, quando ho valorizzato le due variabili, ok, mettiamo set arg obj nothing, quindi chiudiamo questa variabile qua, in modo che non ci dia più fastidio. Non usate le variabili arg obj in giro per il codice, dichiaratele sempre in cima fatte bene, altrimenti probabilmente non funziona. Ok, qui ci siamo valorizzati praticamente i parametri. Dopo è praticamente quasi tutto uguale. Set Excel, create object Excel application, lo rendiamo visibile, che ripetiamo sempre lo Excel, lo apriamo e ecco che qua passiamo al primo parametro che contiene il percorso nome file punto estensione. Quindi ecco qua il primo parametro. Anche qua, come vedevamo prima, virgola virgola true o false se lo volete aprire in scrittura. Questo lo vediamo dopo. E qui che cosa succede? Faccio un bel lancio la macro di update, quindi o Excel run, anche qua al posto di application run, ci mettiamo il nome della macro. In questo caso l'ho chiamata diverso perché è anche un parametro. Tant'è che oltre il nome della macro, della funzione, facciamo un bel virgola e dovete passare tutte in modalità testo, quindi CSTR parametro. Se è un numero lo passate in testo e poi in Excel lo convertite in numero. Quindi CSTR parametro, qui passerà appunto questo testo qua, eccomi parametro arrivato, ok, passerà ad Excel. Quindi si fa così e poi facciamo sempre un bel quit e il nothing. E su Excel come lo ricevo questo parametro? Andiamo a vedere come è configurato. Apriamo il nostro bel file Excel, andiamo sulla scheda Visual Basic, ecco qua la nostra funzione che vi dicevo prima. Niente, basta aprire le tonde, all'interno delle tonde vedete qui la funzione così e non ci metto niente. Se ci metto una variabile qua dentro è appunto il parametro che posso ricevere dall'esterno, quindi variabile testo as string. Vedete che anche qua gli ho cambiato il nome rispetto al nome che c'è qua, parametro. Se facevo le cose fatte bene ovviamente scrivevo parametro anche qua, però ve l'ho fatto diverso per farvi capire che potete anche cambiare il nome, non c'è nessun legame. Quindi questa informazione qua che arriva giù qua, che è il nome, passa all'interno, si valorizza dentro questa variabile. Quindi poi active work refresh all e poi message box del testo, che è il testo che arriva da access. Facciamo un test e poi vediamo ancora questa righetta qua. Praticamente andiamo qui, facciamo un bel F8 F8 percorso, facciamo un bel F8 F8, adesso vedete qui è già rilasciato, qui sta girando. Eccomi il parametro arrivato che è proprio quello che c'è scritto qui, quindi l'ha eseguito con successo. Io faccio il bel ok, chiudiamo anche la funzione, guardiamo nel task manager e anche qua l'Excel non è in piedi, quindi vi ho fatto un buon lavoro. Concludiamo la lezione vedendo come aprire file protetti da password. Allora in questo caso bisogna che utilizzate il Visual Basic Script e la riga io ve l'ho messa qua, vedete l'ho commentata con l'apice si commentano le righe che vengono scritte, è o Excel Workbooks Open Path, ok, come avevo messo su, poi qui vabbè ci potete mettere il true o il false se volete, ma fate comunque 1, 2, 3, 4, 5 virgole e qua giù ci dovete mettere la password del file Excel. Se fate così aprirete in scrittura il file protetto da password, quindi tendenzialmente se qui non ci mettete true di default è sempre false, quindi per dire se voi fate così lo aprite comunque in scrittura il file, ok? Perché il parametro di default è false. Se volete aprire file protetti da password si mette appunto qui la vostra password con 5 virgole perché è l'argomento numero 5 di questo comando che permette di passare la password in apertura. Basta dire che con questo è tutto,
Come sempre, se la lezione è stata di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se non siete ancora abbonati e volete scaricarvi tutti gli esempi che pongo sotto ai video e volete magari sostenere questo canale aiutandomi a sostenerlo appunto anche economicamente, magari pensate a stipulare un abbonamento col bottone che trovate qua sotto. Così avrete anche accesso ad altri servizi interessanti. Bene, vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!